Adesso tu dove vai? Te ne frega qualcosa? No. Vado alla stazione! Prendo il primo treno. Susie, aspetta, ti accompagno. No, grazie. Fa niente. Bentornati nella soffitta di Pippo, il luogo dove rispolveriamo i sogni, i volti dimenticati e qualche fantasia degli anni d'oro della nostra TV, del cinema di genere e dei fotoromanzi da edicola. Oggi vi porto a scoprire una meteora che, fidatevi, vale oro. Sara Sperati. Ve la ricordate? No? Beh, ci sta, perché è uno di quei casi in cui una bellezza da urlo ha attraversato lo schermo, è finita sulle copertine, ha incendiato le fantasie di un'intera generazione e poi è scomparsa. Puff! Come una bolla di sapone. Ma partiamo dall'inizio. Siamo nella seconda metà degli anni 70, un periodo in cui l'Italia era un'esplosione di fotoromanzi, film a luci soffuse e sogni proibiti stampati in formato tascabile. Sara Sperati, all'anagrafe Adele Sperati, comincia proprio così, tra le pagine patinate della mitica Lancio, dove conquista tutti con quei suoi occhi magnetici e quella carica sensuale che buca la carta. Nel 1977 finisce addirittura sulla copertina di Playman, che per quei tempi, diciamocelo, era un po' la laurea ad honorem della bellezza provocante. Quelle foto, un mix perfetto tra innocenza e malizia, roba da incorniciare nella memoria di chiunque sia cresciuto con la pila segreta di riviste sotto il letto. E poi arriva il cinema. Sara entra in quel meraviglioso mondo borderline tra erotico e poliziesco, e la ritroviamo in pellicole come Mark il poliziotto e La polizia alle mani legate. Ma la vera cicca è la sua partecipazione a Salon Kitty, il capolavoro di Tinto Brass dove interpreta Helga, una delle dominatrici in divisa nazista. E qui, ragazzi, si sfiora l'iconico. Una scena che ancora oggi è materiale da Cineteca del Desiderio. Ma se pensate che la nostra Sara si sia fermata lì, vi sbagliate di grosso. Verso metà anni 80 cambia completamente rotta e che rotta. Si lancia a sorpresa nel mondo heavy metal, diventando la frontwoman dei Fingernails, una banda romana che oggi è culto tra i collezionisti. Sì, avete capito bene, quella stessa bellezza immortalata in Playman con frustini e calze autoreggenti a urlare in microfono su riff devastanti e batteria martellante. Ha inciso 2 demo, Heavy Night e Patto d'acciaio, che nel 2014 sono stati pure ristampati su CD. Roba da intenditori. E poi il silenzio. Come ogni vera meteora, dopo la scia luminosa, il buio. Niente TV, niente ospitate nostalgiche, niente interviste su che fine hanno fatto. Oggi vive lontano dai riflettori, pare in Abruzzo, tranquilla, serena con la sua famiglia. Nessuna voglia di tornare alla ribalta. E forse è proprio questo il suo fascino finale. Sara Sperati ha scelto di uscire di scena quando ancora faceva battere i cuori e vibrare le corde delle chitarre. Una donna che è stata copertina, sogno proibito e voce metal. Un mix esplosivo di sensualità e ribellione, di immagine e sostanza. Una meteora che ha lasciato il segno, almeno qui, nella nostra soffitta. E ora tocca a voi, cari soffittari. Vi è piaciuto questo viaggio nella memoria? Volete altri episodi dedicati a queste icone dimenticate? Allora iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e scrivetemi nei commenti quale meteora volete riscoprire insieme nella prossima puntata. Magari avete qualche sogno adolescenziale da tirare fuori dal baule. Da Pippo e dalla sua soffitta è tutto, alla prossima! E ricordate, le meteore passano, ma alcune lasciano una scia che brucia ancora.